Buongiorno, buongiorno a tutti. Le bugie hanno le gambe corte, dice un proverbio, ma come scrisse Giovanni Sartori qualche anno fa, in Italia hanno gambe lunghissime, proprio perché in Italia, diceva Sartori, la verità non è accertabile in quanto in Italia anche la TV di tutti, cioè la RAI, è imbavagliata, il che consente a Berlusconi e alla sua squadra di mentire senza spazio di controprova. Si capisce, a mentire ci provano tutti, ma dove la TV è autenticamente libera, le bugie hanno le gambe corte, mentre da noi hanno gambe lunghissime. La verità sulla nostra TV non è accertabile. Però basta aspettare, dopo qualche mese, dopo qualche giorno, dopo qualche anno, di solito le bugie trovano una smentita. Il problema è che nessuno poi lo viene a sapere, perché non si sa mai come vanno a finire le storie. E allora facciamo qualche caso, anche perché ormai le bugie non sono soltanto il racconto di un fatto inventato e presentato invece come vero, oppure il racconto di un fatto vero ma manipolato dalla propaganda. Le bugie sono anche quando si usa una parola sbagliata per definire qualcosa, quando cioè non si chiamano più le cose con il loro nome, ma con un altro nome per depistare l'attenzione della gente. Proprio l'altro giorno a Firenze, in un convegno organizzato da Libertà e Giustizia, l'ex presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky ha fatto alcuni esempi di quella che lui ha chiamato la neolingua, cioè un idioma completamente folle che ha preso piede in Italia da quando il padrone della televisione è diventato anche il padrone della politica, oltre che dell'economia e di tutto quanto, e quindi alla fine è diventato pure il padrone delle parole. E tutti noi abbiamo cominciato a parlare con le parole sue, non più facendo attenzione al loro significato e alla loro proprietà. E questo naturalmente porta acqua al mulino dei mentitori di regime. E ha fatto gli esempi: scendere in campo, l'amore, l'odio, la libertà, il partito degli italiani e tante altre parole che si potrebbero raccontare, che sono state inventate oppure che sono state piegate in questi anni su significati diversi da quello che hanno nel nostro vocabolario. Basti pensare a tutte le truffe anche linguistiche intorno alla guerra, che è stata chiamata missione di pace. Allora quando si va in missione di pace e poi muoiono i soldati, bisogna raccontare che i soldati sono eroi, mentre in realtà i nostri soldati morti non sono eroi per niente, perché non hanno fatto nessun gesto eroico, erano lì a fare il loro servizio e sono stati uccisi. Quindi sono vittime, non sono eroi, ma vittime di che cosa? Di una pace, no? Di una guerra. Quindi voi vedete come poi mentire su un fatto ti costringe poi a mentire su altri per tenere in piedi la menzogna. Bene, partirei da quello che è successo ieri sera a Report, nel programma d'esordio di Milena Gabbanelli, e di come è stato presentato da alcuni giornali. Dunque, intanto, per ridere un po', guardate il giornale di oggi. La perizia dei PM che inchioda Fini, l'appartamento di Montecarlo. I magistrati monegaschi a quelli romani. La casa valeva 1 milione, più del triplo del prezzo di vendita, e ora archiviare è difficile. Report: in fuga dal Principato, finisce alle Antille e cerca di spacciare Berlusconi per il presidente della Camera. Qui, se non fosse che questo sembrerebbe un giornale, no? Perché si presenta con la stessa veste degli altri, ci sarebbe da scompisciarsi dalle risate. Cioè Report avrebbe dovuto stazionare a Monte Carlo e ripetere le cose che abbiamo già sentito milioni di volte, e non recarsi invece alle Antille, dove non il cognato di Berlusconi, ma Berlusconi possiede diverse ville, ha cementificato un promontorio e una baia, il tutto spendendo una ventina di milioni, che peraltro non sappiamo a chi sono andati, perché non sappiamo di chi sono le società che si stanno occupando della costruzione di questo gigantesco complesso turistico, e soprattutto non sappiamo chi c'è dietro a questa famosa o famigerata Arner Bank, la cui filiale milanese è sotto inchiesta a Milano e a Palermo per riciclaggio. La Arner Bank è quella dove Berlusconi ha il conto corrente numero 1, e la Banca d'Italia ha già segnalato operazioni di possibile riciclaggio su una certa quantità di capitali, in parte, dicono i magistrati, capitali proprio
riguardanti il nostro Presidente del Consiglio. Quindi Report ha finalmente rimesso le cose a posto, e cioè non il cognato di Berlusconi sospettato di affittare o di possedere una casa di 55 metri quadri a Monte Carlo venduta da AN a una società offshore, ma Berlusconi in persona possiede diverse ville intestate a società offshore, collegate a una società di cui nessuno sa chi c'è dietro e soprattutto con soldi movimentati da una banca sospettata di riciclaggio dalla Procura di Milano e dalla Procura di Palermo. Adesso naturalmente ci si aspetterebbe che il giornale Libero facessero una raccolta di firme per le dimissioni di Berlusconi, facessero 60-90 copertine, prime pagine, seguiti da campagne di TG1, TG2, TG5, Studio Aperto, Rete 4, Panorama, eccetera, eccetera. Invece naturalmente non succederà nulla di tutto questo, tant'è che si continua sulla casetta Monaco anziché alzare gli occhi dal cognato e guardare invece il titolare, che tanto per cambiare il nostro Presidente del Consiglio, che è impegolato in pieno in tutto il mondo offshore e in tutti i paradisi fiscali dei Caraibi. Ma è interessante come anche un giornale, tra virgolette, indipendente, La Stampa di Torino, di proprietà della Fiat, dà questa notizia rivelata da Report, ma preceduta da un'altra notizia clamorosa, e cioè che l'avvocato Ghedini pretendeva la censura preventiva del programma, annunciando già querele prima ancora di averlo visto. Tant'è che la Gabanelli con grande candore ha detto: ma guardatela la trasmissione, poi magari ci quereli, ma come fai a querelarci prima che andiamo in onda? Ricorderete che dalle intercettazioni di Trani si sentiva il cavaliere dare di matto con Masi, con il commissario della Gcom Innocenzi, perché voleva assolutamente chiudere Anno Zero prima che andasse in onda. Non appena si veniva a sapere che avrebbe parlato della Daddario o di Ciancimino o di Spatuzza o del caso Mills, mentre Masi spiegava a questo Innocenzi, che era pressato dal Cavaliere, che chiudere ex ante un programma è roba da Zimbabwe, semmai lo si chiude ex post. Masi è un burocrate e quindi è per la via burocratica la censura. Ci vogliono le carte a posto, aspettiamo che Santoro faccia qualcosa che non ci piace, la faccia fuori dal vaso, diceva, e poi chiudiamo ex post, ma non ex ante. Ecco, adesso è saltata anche la via burocratica alla censura, per cui Masi è stato costretto a smentire se stesso e a fare un provvedimento che chiudeva Anno Zero ex ante, addirittura prima di sapere di che cosa avrebbe parlato Anno Zero questo giovedì e il prossimo. Poi sapete che come al solito gli è andata male perché Santoro ha fatto ricorso all'arbitrato e quindi la squalifica di 2 settimane è stata per il momento sospesa, e quindi Anno Zero andrà in onda questo giovedì e il prossimo, ma persino Ghedini, che aveva difeso Anno Zero, perché Ghedini ha tanti difetti ma non è un censore preventivo, è stato costretto ieri a fare questa partaccia di chiedere a un programma di non andare in onda, perché evidentemente, immaginate il nano quanto ha dato di matto tra sabato e domenica nel tentativo disperato di bloccare quella trasmissione che lo mette di nuovo al centro di un problema sul quale i suoi house organ avevano cercato di dirottare l'attenzione a proposito di Fini, del cognato, eccetera, e cioè i rapporti fra Berlusconi, le offshore, il mondo dei paradisi fiscali, che tutto l'Occidente, soprattutto dopo la crisi finanziaria, sta combattendo con le liste nere, le liste grigie, e lo stato di Antigua e Barbuda, dove Berlusconi ha queste ville, è a pieno titolo nella lista grigia dell'Ocse tra i paesi che non collaborano e non danno trasparenza finanziaria e fiscale alle società che lì vengono create. Dicevo, un giornale indipendente, tra virgolette, come La Stampa, oggi in prima pagina ha un minuscolo titolo su questo caso, che è intitolato La polemica, come se fosse una polemica filosofica, no? Un certame, una discussione accademica, la polemica, no? Le case nelle società offshore e nei paradisi fiscali di Berlusconi sono la polemica. E qual è la polemica?
Scontro report PDL sulle ville del Premier. Non c'è, naturalmente chi ha visto la puntata ha visto che non c'è stato nessunissimo scontro, c'è un giornalista, un inviato, Paolo Mondani, che è andato sul posto, ha intervistato delle persone, ha fatto vedere delle immagini, dei documenti, ha fatto delle domande, la Gabanelli ha detto che Berlusconi avrebbe il dovere di spiegare queste cose, visto che riguardano lui, non cognati, cugini, zie, prozie, eccetera, riguardano lui. E ci sono inchieste di riciclaggio sulla banca che ha movimentato queste cose e ci sono dubbi sulla proprietà della società che per lui ha costruito queste case e ha intermediato la vendita dei terreni, quindi è lui che deve spiegare perché riguardano lui, non un suo parente o un suo amico. Bene, tutto questo viene sminuzzato sotto l'occhiello La polemica, il titolo Scontro report PDL sulle ville del Premier, come se ci fosse uno scontro fra la Gabanelli e il PDL. La Gabanelli ha fatto il suo mestiere, è il PDL che le è andato contro, ma non c'è nessuno scontro quando tu stai fermo e uno ti viene dentro, no? Per non usare la parola censura, pensate a che cosa ricorrono questi giornali. E, come dicevo, chiamare le cose con il loro nome è importante perché poi se uno usa la parola giusta la gente capisce che cosa è successo. Ad esempio sul caso Santoro avete visto, caso Santoro che poi non esiste, avete visto che si è tentato e tutti i giornali titolavano Santoro ha insultato Masi mandandolo a fanculo, anzi a fanbicchiere, ma a fanbicchiere vuol dire a fanculo, e quindi Masi ha dovuto provvedere perché non esiste nessuna società che un dipendente insulti il suo direttore generale o, come dice Masi di se stesso, il suo capo azienda. Termine un po' fantoziano che ricorda il mega direttore galattico. Bene, è poi vero che Santoro ha insultato Masi? No, è interessante perché se fosse vero almeno lo potrebbero sostenere, ma bisognerebbe che fosse vero che Santoro ha insultato Masi. E se voi fate caso, l'altra sera in quel programma che per fortuna non vede nessuno, a mezzanotte su Rai 2, mi pare che si chiami L'ultima parola, forse lo dovrebbero intitolare L'ultima cazzata, visto quello che va in onda, c'era il povero Gomez che cercava disperatamente, insultato e assediato, accerchiato da un sacco di gente che lo insultava, compreso Sgarbi, di dire alcune cose. Non è riuscito, proprio perché è sopraffatto, a leggere semplicemente le parole che vengono contestate a Santoro. Il famoso insulto a Masi. In realtà ricordate che Santoro non ha manco parlato di Masi, ha semplicemente paragonato la situazione di Anno Zero e della RAI a quella di una fabbrica di bicchieri che è leader nel mercato, che vende bicchieri a go-go perché li fa bene i bicchieri, e a un certo punto il padrone della ditta decide che bisogna smettere di produrre questi bicchieri oppure bisogna cambiare questi bicchieri, no? Perché vendono troppo e quindi la ditta va troppo bene. E quindi alla fine di tutta questa metafora Santoro diceva testualmente, lo potete controllare, su YouTube c'è: ma voi imprenditori, se vi dicono che tutti i bicchieri, anche quelli della vostra azienda, devono tutti avere il marchio Libertà ex ante, altrimenti non vanno in commercio, cosa dite? Cosa gli dite? Che sia l'azienda, il direttore, l'autorità, voi gli direste ma va a fan bicchiere, no? Secondo voi questo è un attacco personale a Masi? Perché proprio questo ha scritto Masi nel provvedimento con cui sospendeva per 2 settimane Anno Zero, punendo tra l'altro la trasmissione e quindi i suoi redattori e i suoi telespettatori, facendo finta di punire Santoro. Se vuoi punire Santoro dagli una multa, ma non bloccare una trasmissione. Vabbè. Frasi insinuanti, scriveva Masi, ed espressioni allusive irriguardose chiaramente volte a denigrare il direttore generale della RAI, così concretizzando di fatto un attacco personale. L'attacco personale è quando io attacco personalmente te, non quando faccio una metafora dove cerco di spiegare un problema e dove mi rivolgo all'azienda, il direttore, l'autorità. E infatti Masi aggiunge, come unanimemente recepito dai mass media. Se i mass media avessero dato conto delle parole esatte di Santoro, lui non avrebbe potuto sostenere che era un attacco personale, ma tutti o quasi i media hanno scritto che Santoro aveva insultato, mandandolo a fan, Masi, mentre invece non è vero, aveva fatto una metafora per spiegare il problema di un'azienda
che quale programma va a sabotare, non quelli che non hanno successo e che quindi costano più di quello che rendono, ma proprio un programma che ha successo, dà prestigio all'azienda e quindi rende più di quanto costa. Questo era il suo ragionamento. Se Santoro voleva mandare a fanculo Masi ce lo mandava direttamente, non mi pare che sia uno che si nasconda dietro un dito. Ma voi vedete com'è importante, no? Prendere il testo delle cose, chiamare le cose con il loro nome, usare le parole giuste perché la gente capisca, o come è furba invece l'operazione di chi cambia le parole per depistare l'attenzione o per fare in modo che la gente capisca altro rispetto a quello che è successo. Ma non è mica l'unico caso, non è mica l'unico caso. Qualcuno di voi ricorderà che qualche mese fa, credo fosse marzo-aprile, proprio quando furono chiusi i programmi di approfondimento per chiudere l'anno zero alla vigilia delle elezioni, la lista del PDL a Roma, come pure a Milano, rischiò di non essere presentata, di non comparire sulla scheda elettorale, perché erano arrivati in ritardo a presentarla sulla scadenza prevista dalla legge. C'era un certo Milioni che doveva presentare le liste del PDL a sostegno della Polverini a Roma, che era arrivato tardi e quindi era stato escluso. E allora lui stesso aveva detto: sono uscito per farmi un panino, poi quando sono rientrato i radicali mi hanno fatto violenza, non ho potuto mettermi in coda con gli altri, quindi sono stato escluso con la violenza. Berlusconi negò addirittura responsabilità e disse: ci è stato impedito di presentare le liste, non vi è stata da parte nostra nessuna responsabilità riconducibile ai nostri dirigenti, il comportamento della sinistra è stato ed è antidemocratico e meschino. Dopodiché che cosa fecero? Denunciarono il magistrato per abuso d'ufficio che aveva impedito loro all'ufficio elettorale della Corte d'Appello di presentare la lista perché erano arrivati fuori tempo, denunciarono i radicali per violenza e per la minaccia che avrebbero proferito a danno di questo povero Milioni impedito a presentare le liste. Fecero una campagna tremenda contro le toghe rosse che volevano impedire al centrodestra di vincere le elezioni. Si fecero un decreto in corso d'opera, avallato da Napolitano, per cambiare la legge elettorale e legittimare ex post le illegalità che avevano commesso, e così rimase nella testa della gente che a Roma si era cercato di impedire di presentare quelle liste, anche se poi la Polverini aveva vinto lo stesso, perché poi alla fine il TAR stabilì che il decreto non poteva funzionare in quanto cambiava una legge nazionale, mentre le elezioni regionali sono regolate da leggi regionali e il decreto non cambiava la legge regionale ma cambiava quella nazionale. Adesso il magistrato che è stato processato a Perugia con l'accusa, denunciato dal centrodestra per aver impedito la presentazione delle liste, si avvia alla archiviazione, perché rivela l'Espresso questa settimana, titolo Milioni di bugie. Che cosa si è scoperto? Si è scoperto intanto che non c'è stata nessuna violenza a danno di Milioni da parte dei radicali, e l'ha detto Milioni ai magistrati. Quando si parla davanti ai magistrati le chiacchiere stanno a zero, se uno mente commette falsa testimonianza. E infatti, mutando versione, come scrivono i PM nella richiesta di archiviazione, il Milioni dice che i radicali non pronunciarono nei nostri confronti frasi minacciose, non ci fu alcun contatto fisico, fecero un po' di chiasso e si limitarono a sdraiarsi per terra, e se uno si sdraia per terra tu lo scavalchi. Il problema qual è? Non sono i radicali sdraiati per terra, è che Milioni è arrivato in ritardo rispetto all'orario previsto delle ore 12 di quel fatidico giorno di fine febbraio, era il 27 febbraio. Ma di più, i magistrati sono andati a vedere i tabulati del telefonino di Milioni, perché dal tabulato del telefonino si capisce tu dove stai, se stai nella zona del tribunale oppure no. Bene, lui dov'era? Tra le 11:40 e le 12:30 era nella zona di via di Pineta Sacchetti, che è a 6 chilometri da Piazzale Clodio, dove c'è il tribunale, dove c'è l'ufficio elettorale. Quindi praticamente Milioni era a 6 chilometri dal luogo dove avrebbe dovuto presentare le liste. È la prova che è arrivato in ritardo.
e quindi che tutta la campagna che è stata fatta contro i magistrati, contro i radicali, a sostegno del decreto firmato poi da Napolitano e bocciato poi dal TAR e dal Consiglio di Stato, era completamente falsa, una gigantesca bufala che ha alterato la campagna elettorale e quindi il risultato delle elezioni. Pensate quanta gente è andata a votare convinta che bisognasse fare fronte comune con la Polverini contro le toghe rosse e i comunisti cattivi che addirittura vogliono impedire al centrodestra di presentarsi alle elezioni. Ma andiamo avanti, perché di balle smascherate questa settimana ce ne sono veramente parecchie. Ricordate Calciopoli? Calciopoli era molto chiara quando nel 2005 uscirono le intercettazioni di Moggi, della Fiorentina, della Lazio, del Milan, della Regina, della Cupola. Qualche mese fa al processo di Napoli gli avvocati di Moggi dicono i magistrati e i carabinieri non hanno tirato fuori tutte le intercettazioni. Perché? Perché quello che aveva fatto Moggi in realtà lo facevano tutti, lo facevano anche quelli che si propongono come vittime della cupola di Calciopoli, lo faceva Facchetti e sventolarono con grande clamore una telefonata tra Facchetti, che all'epoca era dirigente dell'Inter, e il designatore arbitrale Paolo Bergamo, in cui, dicevano gli avvocati di Moggi, Facchetti diceva a Bergamo metti dentro Collina. Collina era l'arbitro che evidentemente, secondo gli avvocati di Moggi, Facchetti voleva imporre al designatore arbitrale perché evidentemente favorevole all'Inter. Qualcuno disse ma no, Facchetti lo faceva per legittima difesa contro la cupola, ma qui il problema è: l'ha detta Facchetti quella frase o non l'ha detta Facchetti? Perché se l'ha detta Facchetti bisogna processare l'Inter esattamente come le altre società coinvolte in Calciopoli. Non serve a dimostrare che Moggi è innocente, dimostrare che Giacinto Facchetti è colpevole. Semmai abbiamo due colpevoli, abbiamo un colpevole in più. Invece Moggi la usava per dire lo fa Facchetti, quindi allora io sono innocente, no? Perché questo è il teorema berlusconiano e craxiano che è passato. Se io sono ladro ma riesco a scoprire che c'è anche un altro ladro, allora non è che siamo due ladri, siamo zero ladri. No? Ecco, questo non può funzionare. Però se si dimostrasse che Facchetti ha chiesto e ottenuto, ma ha anche solo chiesto un arbitro al designatore arbitrale, vorrebbe dire che almeno una volta ha fatto ciò che Moggi faceva sempre e quindi, nelle proporzioni dell'episodio, andrebbe processata anche l'Inter. Bene, tutto questo cancan poi si è spento, non se n'è più saputo niente, intanto il processo sta andando avanti all'insaputa dei giornali e dei cittadini, se non che a un certo punto che cosa è successo? Che il tribunale ha chiesto a un perito di andare a riascoltare quell'intercettazione per vedere se ha ragione la difesa di Moggi, e cioè che bisogna processare anche l'Inter per quello che diceva Facchetti. Intanto il figlio di Facchetti, Pierfelice, aveva detto no, non ricordo se si chiama Gianfelice o Pierfelice, comunque, ha detto no, non era mio padre che lo diceva, nella telefonata si capisce benissimo che è Bergamo che parla di Collina e non è mio padre. Io la riconosco la voce di mio padre, ma non gli hanno dato retta, hanno detto è il figlio, difende la memoria del padre, non ci possiamo fidare. Perizia del tribunale, perizia definitiva ovviamente, perché non è una consulenza di parte, è la perizia del giudice. Il perito è andato a riascoltare quella telefonata e che cosa ha scoperto? Che la frase su Collina la dice Bergamo e non la dice Facchetti. Quindi tutto il cancan che è stato fatto da Moggi e dai suoi trombettieri sparsi nei vari giornali, che sono ancora parecchi, era completamente basato sul falso. Hanno calunniato un morto, perché il povero Facchetti non c'è più, hanno sputtanato il buon nome di Facchetti. Che cosa facendo? Semplicemente invertendo le frasi della conversazione, attribuendo a lui quello che diceva l'altro. Naturalmente non c'è stato nessun clamore paragonabile a quello che c'era stato a suo tempo, quindi ci sono moltissime persone, anche in buona fede, convinte che Moggi è un perseguitato dalla lobby dei magistrati alleati con l'Inter.
non si è ancora capito per quale motivo i magistrati di Napoli dovrebbero essere alleati con l'Inter, ma comunque ci sono un sacco di persone convinte anche in buona fede che c'è un complotto, proprio perché non hanno la possibilità di avere il quadro completo dei fatti e quindi ciascuno va a tifoseria. Alcuni juventini pensano che la Juve è stata vittima di un complotto, perché? Perché semplicemente non gli è stato fornito lo strumento per capire che la dirigenza juventina di quel periodo, il periodo Moggi Giraudo, era una dirigenza inquinata dall'illecito sportivo permanente e stabile. E lo dice un juventino che però conosce i fatti e che quindi si vergogna di quello che ha fatto la società per la quale simpatizza. Altra balla, ne abbiamo parlato spesso, Ciancimino, chissà se Ciancimino dice la verità o meno. Quando parla bisogna stabilire se quello che dice è vero o è falso. Quando porta dei documenti bisogna stabilire se quei documenti sono autentici o meno, cioè sono documenti originali o sono documenti apocrifi, fabbricati ad arte. E poi bisogna ancora stabilire naturalmente se quello che c'è scritto nei documenti è vero o non è vero. Tra l'autenticità e la veridicità di un documento, ce lo siamo già detto, c'è ancora un salto. Quindi è giusto che il testimone Ciancimino venga sottoposto alla più duro esame e riscontro. Perché? Perché quello che dice è talmente grave che potrebbe avere conseguenze enormi. Voi sapete benissimo che Berlusconi e Dell'Utri sono stati indagati per mafia e riciclaggio di denaro sporco a Palermo per ben 6 volte e 6 volte archiviati. Perché? Per riciclaggio. Berlusconi anche per mafia, mentre invece Dell'Utri per mafia è stato rinviato a giudizio, processato, condannato in primo grado a 9 anni e in secondo grado a 7. Berlusconi archiviato sia per riciclaggio sia per mafia, per concorso esterno, perché ogni volta i magistrati dicevano abbiamo elementi ma non sufficienti allo scadere delle indagini per supportare un giudizio nei suoi confronti e quindi l'archiviazione vuol dire che il fascicolo rimane congelato in freezer in attesa di fatti nuovi. Se emergono fatti nuovi, il fascicolo viene riaperto. Ecco perché le parole di Ciancimino e ultimamente anche della madre di Massimo Ciancimino, cioè della vedova di Vito Ciancimino, sono fondamentali e gravissime se fossero confermate le parole e i documenti a supporto, perché se fossero autentiche e veridiche vorrebbero dire che è vero che Berlusconi ha ricevuto soldi, capitali mafiosi negli anni 70 e 80. Da Vito Ciancimino, dai costruttori Bonura e Buscemi, da Stefano Bontade, come già hanno raccontato Rapisarda e tanti pentiti di mafia. Qui le chiacchiere stanno a zero perché ci sono documenti originali. Se sono autentici vuol dire che bisogna riaprire le indagini su Berlusconi per mafia e per riciclaggio. Capite qual è la posta in palio? E infatti Berlusconi l'ha capita, i suoi giornali l'hanno capita e infatti hanno cominciato a martellare Ciancimino dicendo che è un cazzaro, che è un pallista, che racconta balle, approfittando di quello che ha detto il generale Mori, imputato nel processo dove Ciancimino è testimone d'accusa anche nei suoi riguardi, hanno detto, lo dice anche il generale Mori, Massimo Ciancimino fa i documenti col Photoshop, col copia e incolla, taglia delle parole, le appiccica, poi fa il Photoshop e fa finta che sono documenti originali di suo padre. Bene, anche qua le chiacchiere a un certo punto stanno a zero, perché? Perché chi si incarica di questo? La polizia scientifica, che ha il compito di stabilire intanto l'originalità della carta dei documenti originali prodotti da Massimo Ciancimino per vedere se risale veramente al periodo in cui sono datati. E poi l'analisi di quelli che invece vengono forniti in fotocopia per vedere se sono anche questi databili al periodo in cui li data Massimo Ciancimino, riferendoli a suo padre, se le grafie corrispondono e poi se il contenuto è o non è plausibile e riscontrabile. La polizia scientifica, dopo mesi di analisi, è arrivata l'altro giorno al processo Mori, che è il primo dove vengono utilizzate le dichiarazioni di Massimo Ciancimino sulla stagione delle stragi,
e delle trattative e ha dato i risultati delle analisi della polizia scientifica sui 55 documenti forniti finora ai magistrati di Palermo e Caltanissetta da Massimo Ciancimino. E che cosa ha stabilito la scientifica? Che di quei 55, 54 sono assolutamente originali o fotocopie di originali, senza nessun problema e quindi autentici. Spetterà poi ai magistrati stabilire anche se sono veridici. Ma intanto stiamo parlando di carte buone, non di carta straccia. Ce n'è uno che presenta delle anomalie e infatti immediatamente su quello, non sui 55 buoni, su quello si sono scatenati i giornali. Ancora una volta la Stampa, curiosamente, Berlusconi e la mafia e il falso di Ciancimino, la perizia della polizia ha costruito un documento facendo un collage. L'unica carta risultata manipolata, scrive la Stampa. Il giornale, figuriamoci, il falso di Ciancimino, l'oracolo di Anno Zero, ma già che ci sono attaccano anche Anno Zero. I fogli che provano i legami mafiosi del Cavaliere, un collage. E la calligrafia non sarebbe tutta di Don Vito. Ok? Falso, manipolazione, collage. Però il giornale fa un bel autogol perché dice i fogli che provano i legami mafiosi del Cavaliere sono un collage. Bene, se non fossero un collage, quindi provano i legami mafiosi del Cavaliere, quindi è importante vedere che cosa vuol dire questo collage, perché uno può fare un collage di due documenti autentici e non è che diventano falsi soltanto perché uno li incolla uno vicino all'altro, bisogna vedere se il collage è di documenti autentici o fasulli, quindi è importante stabilirlo. Bene. Di che cosa stiamo parlando? Che cos'è questo collage? Che cosa dice la scientifica, a dispetto di quello che hanno scritto la Stampa e il giornale, che è completamente fasullo? La scientifica si riferisce a che cosa? Si riferisce a una fotocopia formato A4, questo formato qua, ok? Dove da un lato c'è un documento scritto a mano molto netto, molto marcato, molto nero, molto scuro. Dall'altro un documento con un'altra grafia scritto molto più pallido, no? Che sembra quasi a matita, però è una fotocopia. Di qua uno, di qua l'altro. Due documenti appiccicati e fotocopiati sulla stessa foglio A4. Che cos'è quella roba? È un documento, anzi sono due documenti, nei quali si leggono alcune annotazioni, sia da una parte sia dall'altra, o alcune, una da una parte, una dall'altra. Berlusconi Ciancimino, Milano Truffa Assicurazioni, Milano Gelli Bono Calvi e altre annotazioni di questo genere. Insomma è un documento, non è l'unico, ma è un documento dove si fa riferimento a Milano, Gelli, Bono. Bono era un personaggio considerato legato alla mafia che lavorava a Milano in quel periodo e frequentava il giro di Delluto e Rapisarda, Berlusconi Ciancimino, eccetera. Quindi è un documento che, come dice il giornale, troverebbe i rapporti mafiosi del Cavaliere. In realtà c'è molto di più tra le carte che portano Massimo Ciancimino e la madre su questi rapporti. Ma in ogni caso vediamo questo collage. Sarebbe grave se Massimo Ciancimino avesse preso dei appunti che non erano di suo padre, li avesse consegnati alla magistratura dicendo che erano appunti di suo padre e poi la scientifica avesse scoperto che in realtà era un collage di robe sue fatte adesso per far dire a suo padre già morto delle cose che non ha detto. Sarebbe veramente un falso, una manipolazione. Invece, che cosa succede? Che Massimo Ciancimino questa fotocopia, no? Con i due documenti, uno di qua e uno di là, con grafia diversa, lo consegna ai magistrati di Palermo e Caltanissetta il 1° dicembre del 2009. Si presenta davanti ai magistrati che l'hanno convocato per uno dei suoi tanti interrogatori. Di fronte si trova il procuratore capo di Caltanissetta Sergio Lari e il sostituto procuratore di Palermo
Nino Di Matteo. Questi mettono a verbale che lui sta consegnando il documento e glielo fanno descrivere. È molto interessante vedere che cosa c'è nella trascrizione filmata e verbalizzata di quell'interrogatorio a proposito di quel documento. Che cosa si legge nel verbale? Perché è lì che si vede se Massimo Ciancimino ha cercato di truffare i magistrati spacciando per roba di suo padre della roba sua o di qualcun altro. Dice Massimo Ciancimino: guardando il foglio alla mia sinistra è la mia grafia, alla mia destra è la grafia di mio padre. Gli appunti più chiari sono scritti a matita da mio padre, come sempre faceva. Infatti li ho fotocopiati per evidenziarli meglio. Quelli più scuri è la mia grafia. Erano argomenti che mi ripromettevo di approfondire con mio padre. Domanda dei magistrati: quindi è un foglio misto? Risposta: sì, è un foglio misto. Magistrati: quindi è un collage? Risposta: esatto. Domanda dei PM: ridotto in fotocopia? Risposta: sì. Che cosa vuol dire? Che Ciancimino non ha niente da nascondere. Nel 2000-2001 stava scrivendo, preparandosi a scrivere con suo padre, un libro di memorie del padre e lui lo aiutava, gli faceva da scribacchino. Dopodiché quel libro non si fece perché suo padre all'improvviso morì nel novembre del 2002. In tutto questo materiale che avevano messo insieme per scrivere il libro, Massimo Ciancimino, che intervistava praticamente suo padre per il libro di memorie, si era fotocopiato da una parte dei suoi appunti da chiedere a suo padre e dall'altra un appunto di suo padre su cui lui intendeva chiedere chiarimenti al padre, quindi per comodità se li era fotocopiati nella stessa fotocopia. Gli originali poi, chissà dove sono finiti, lui ha ritrovato quella fotocopia, appena l'ha consegnata ai magistrati ha detto: guardate che di qua sono io che scrivo, di qua è mio padre che scrivo, per comodità avevo fotocopiato insieme, ve lo dico subito perché non pensiate che io voglio confondere quello che ho scritto io con quello che ha scritto mio padre. Vi sembra l'atteggiamento di uno che vuole presentare carte false? Vi sembra che si possa dire che sono carte false queste soltanto perché stanno fotocopiate sullo stesso foglio A4? È una follia. Sarebbero false se lui avesse attribuito ad altri quello che invece ha attribuito in parte a se stesso e in parte a suo padre, oppure se avesse preso dei pezzi di carta apocrifa e li avesse attribuiti a suo padre. Ma fin dall'inizio lui ha detto esattamente le cose come stavano. Nel 2000 e abbiamo detto nel 2009, un anno fa, cioè un anno prima che lo scoprisse la polizia scientifica, l'aveva già detto lui a verbale. Quindi i titoli che avete letto, il falso di Ciancimino, l'oracolo di Anno Zero, Berlusconi e la mafia, il falso di Ciancimino, sono l'unica cosa falsa di tutta questa storia. Perché bisogna sputtanare Massimo Ciancimino? Perché altrimenti certe carte autentiche parlano da sole sui rapporti fra il nostro premier e la mafia. Ma non è mica finita, perché abbiamo una nuova inchiesta su Berlusconi, stavolta a Roma. Sapete chi ce l'ha? Ce l'ha lo stesso PM che sta indagando sulla casa di Montecarlo, il procuratore aggiunto di Roma, che si chiama Laviani. Laviani indaga sul caso di Montecarlo dove non ci sono indagati, probabilmente non c'è nemmeno il reato di truffa, indaga perché Storace, arcinemico di Fini, ha fatto una denuncia. Applausi a Laviani da parte dei giornali di centrodestra. Evviva, indaga la Procura di Roma, quindi vuol dire che c'è qualcosa sotto, che ci sono dei reati, anche se non ci sono indagati, e l'indagine è contro ignoti. Poi si scopre che Laviani ha aperto un'inchiesta su Berlusconi, insieme a una PM.
E allora questa diventa la prova che Berlusconi è perseguitato. Cioè, se Laviani apre un'inchiesta su Monte Carlo vuol dire che c'è del marcio, anche se Fini non è indagato e nemmeno suo cognato. Se apre un'inchiesta su Berlusconi con Berlusconi indagato, allora vuol dire che Berlusconi è perseguitato. Ed è lo stesso Laviani che diventa toga rossa o toga azzurra a seconda delle circostanze. In realtà è semplicemente un magistrato che quando riceve una denuncia fa delle verifiche, ma non avendo trovato reati per il momento non ha iscritto nessuno sul registro degli indagati, caso Monte Carlo, dall'altro riceve da Milano un fascicolo per competenza su fatti di evasione fiscale commessi per 2 anni dalle società televisive di Berlusconi, RTI, reti televisive italiane, Canale 5, Rete 4, Italia 1, nella solita compravendita di film gonfiata con le varie triangolazioni sulle società offshore, fondi neri, evasione fiscale. I magistrati di Milano gliela mandano così, ancora contro ignoti, lui guarda, fa una perizia, anzi una consulenza tecnica, e alla fine iscrive Berlusconi e Pier Silvio per un'evasione fiscale, se non ricordo male, di 16 milioni di euro. Indagine su Berlusconi a Roma, ok? Evasione fiscale è l'ipotesi d'accusa. Titolo del giornale: Assedio a Berlusconi. Titolo di Libero: Cacciagrossa a Silvio. Nuovo attacco dei giudici, torna in campo il partito dei giudici. Si leggono espressioni curiose come, parlo del giornale di Libero, assedio a Berlusconi, l'ultima aggressione, perseguitato ma vado avanti, i trucchi dei PM per tenere in ostaggio il Cavaliere, questo è il giornale, Libero. Caccia grossa a Silvio, nuovo attacco dei giudici, è ripartita la caccia al Cavaliere, Silvio deve rompere l'asse Fini PM. Contro il Premier l'assalto coordinato di 9 procure, la guerra tra giudici e Silvio, i giudici vogliono fermare la riforma. Vi ho citato 10 titoli perché non ce n'è uno che contenga le parole chiave della notizia: indagine, evasione fiscale. Non ci sono. La parola indagine e la parola evasione fiscale non sono in nessuno dei titoli del giornale e di Libero. Perché? Perché se uno parla che c'è un'indagine per evasione fiscale a carico del capo del governo, cioè uno che le tasse dovrebbe far pagare agli altri e a se stesso, e che in realtà ancora una volta è stato beccato a frodare il fisco, come fai a sostenere che è una persecuzione? Invece basta chiamare l'inchiesta per evasione fiscale assedio, attacco, guerra, caccia grossa, aggressione, persecuzione, trucchi, per far capire che c'è qualcosa che non va. Pensate se avessero indagato Fini, che cosa avrebbero titolato il giornale Libero? Certamente non caccia grossa a Fini, nuovo attacco dei giudici, torna in campo il partito dei giudici, assedio a Fini. Vedete com'è importante chiamare le cose con il loro nome, o per questi bugiardoni chiamarle con un nome sbagliato, con un nome diverso. Ultimo, l'inchiesta di Woodcock, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, per le minacce proferite, forse scherzose, forse no, dal vice direttore del giornale Porro al portavoce della Marcegaglia. Io, come vi ho detto, sono totalmente disinteressato alla difesa della Marcegaglia, anzi ne abbiamo sempre detto tutto quello che si meritava. Ma in questa inchiesta si è detto, ma la fa Woodcock, quello che non ne azzecca una. Bene, sono andato a controllare un po', perché questa settimana il consigliere del CSM in quota Lega, Brigandì, ha chiesto al CSM di aprire una pratica contro Woodcock, perché Woodcock non ne azzecca una e quindi discredita la giustizia. E allora sono andato a vedere, anche perché poi c'è il solito idiota, il solito pirla con le mesh, no? Che scrive che l'inchiesta di Woodcock non servirà a nulla, non arriverà a nulla, ha impiegato risorse non meglio utilizzate, ha messo in piazza conversazioni private di nessuna valenza istruttoria, no? Perché tutte le inchieste di Woodcock valgono 0. Tanto perché lo sappiate, Woodcock è un magistrato che
tra le altre cose ha fatto condannare il cancelliere del Tribunale di Potenza dove lui lavorava perché il cancelliere prendeva mazzette, poi il cancelliere ha dovuto risarcire i danni, ha fatto un'inchiesta sulle tangenti INAIL e moltissimi imputati hanno patteggiato o sono stati condannati e hanno risarcito un sacco di soldi alla pubblica amministrazione, compresi il direttore generale dell'INAIL e il presidente del collegio sindacale dell'INAIL. E poi ha fatto condannare in primo grado l'ambasciatore Battani perché faceva telefonate con i mezzi dello Stato a segretari e ragazze eccetera, ha fatto condannare il consigliere regionale del Lazio Gargano, ha fatto condannare imprenditori come Claudio e Roberto Petrassi, ha fatto condannare una dirigente dell'Agenzia delle Entrate, sempre per l'inchiesta cosiddetta VIP, ha fatto risarcire un sacco di soldi a questi personaggi, ha fatto condannare il più noto avvocato della Basilicata, Pier Vito Bardi, per favoreggiamento aggravato, era uno che per un certo periodo era stato anche l'avvocato di Vittorio Emanuele, ha fatto rinviare a giudizio un magistrato che oggi è procuratore di Avezzano e prima era dirigente al Ministero della Giustizia, se non ricordo male ai tempi di Mastella. Si è occupato di personaggini come Monsignor Camaldo, influentissimo prelato vaticano, il cui nome è ricomparso nelle indagini sulla cricca della protezione civile. Ha fatto condannare Corona per 3 volte addirittura in indagini che poi sono passate per competenza ad altri tribunali, per estorsione e altri reati, e nell'indagine sulle tangenti Total per l'estrazione del petrolio in Basilicata ci sono importanti conferme fino in Cassazione di questo procedimento che è ancora in corso, quindi Woodcock, come tutti i magistrati, fa le sue indagini e poi alcune approdano a condanna, altre a rinvio a giudizio, altre a proscioglimenti, altre a prescrizioni, come sempre avviene in Italia. Le indagini si fanno in tutto il mondo del resto per scoprire se uno è colpevole o no, quindi non è affatto detto che l'indagine quando parte debba già essere sicura di arrivare a condanne per tutti quanti, altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Ecco, ma voi vedete, no? Basta ripetere ogni tanto che questo Woodcock non ne azzecca una e la cosa si viene a sapere. Tengo per la prossima settimana questa meraviglia. Piemonte, il ribaltone anticota, è già scritto. Ecco, se uno vince le elezioni col trucco, con liste che non hanno ottenuto le firme o che hanno fatto delle truffe, deve essere naturalmente destituito e si devono rifare le elezioni, oppure deve passare il primo, quello che ha avuto più voti dopo di lui. Ecco, questo viene chiamato ribaltone, ma di questo parleremo la prossima settimana perché ci sono pressioni scandalose sulla magistratura piemontese perché confermi il voto truccato che ha portato all'elezione del governatore Cota. Passate parola. Un grillo per la testa.